Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni generali per la prima parte di maggio 2022. Sono previsioni per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima parte di maggio 2022. Ecco, guardate la torre ed è caduta l'Ankh. La torre, Sagittario, periodo di cambiamenti, periodo di destabilizzazione, probabilmente per qualcuno si tratta della fine di una situazione, di una relazione, la fine di un qualche tipo di sicurezza, un qualche tipo di stabilità. Bene, andiamo a vedere con questi oracoli. Ok, al mare. Si parla di profondità, si parla di stabilità emotive per qualcuno. So che questa è una stesa generale, però potrebbe risuonare per qualcuno. Quando vedo la carta del mare, quello che sento io è che parla di quello che è la profondità del mare. In realtà qui c'è un mare calmo, ok? Io invece quando sento il mare, non lo so, mi vengono in mente le profondità, gli abissi del mare, insomma. Allora, partiamo con un papa, 8 di coppe e 6 di pentacoli. Cari amici del Sagittario, il papa parla di quello che è una ufficializzazione per qualcuno di voi, o potrebbe parlare anche di quello che è una presa di consapevolezza. Magari qualcuno sta studiando per un qualche tipo di dottorato, un qualche tipo di mi parlano di filosofia. Il Papa è colui che sa, è il mediatore. Quindi può essere che siate in un'energia di mediatori, o potrebbe essere che rappresenti una persona che è venuta o sta venendo, diciamo così, in aiuto. Il Papa molte volte parla di quelle persone che aiutano il prossimo, che aiutano gli altri proprio. Per un gruppo piccolo potrebbe fare riferimento a una qualche ufficializzazione, un qualche tipo di contratto che è stato firmato, magari per qualcuno parla di un matrimonio. L'8 di coppe, così, diciamo, vi sento in un'energia di voler andare oltre quello che è l'apparenza. È come se l'8 di coppe è quello che è l'arcano minore dell'eremita, secondo me, quindi parla di una certa ricerca spirituale, parla di cercare quello che è la propria verità, quello che è giusto per voi, ok? Il 6 di pentacoli può avere più valenze. Potrebbe rappresentare o il fatto che si stia ricercando quello che è un equilibrio, cosa che con questa torre vedo un po' difficile, oppure potrebbe parlare del fatto che è in una fase dove si dà di più di quello che si riceve. Ed è curioso perché c'è anche la temperanza qui, quindi il 6 di pentacoli, che è una carta che ha una bilancia rappresentata qui, ok? E la temperanza anch'essa parla di equilibrio come la bilancia. Quindi qui si tratta di mettere in equilibrio per certi versi quello che è il lato, se vogliamo, mentale con il lato emotivo. C'è un qualche tipo di vuoto qui che avete e che state cercando di colmare in qualche modo, e c'è bisogno di mettere in equilibrio appunto quello che manca dal lato emotivo, se vogliamo, con
magari per qualcuno è un eccesso di lato materiale, magari in questa relazione, o in questa situazione manca quello che è un'intesa profonda a livello emotivo, però c'è comunque una collaborazione a livello materiale. Quindi la temperanza parla proprio di quello di questa necessità di mettere in equilibrio. Parla anche di guarigione, quindi per qualcuno potrebbe essere che si stia attraversando o si sia attraversato già quello che è la fase torre e si stia uscendo da questo periodo. E la temperanza dice che c'è bisogno comunque di quello che è anche un po' di speranza. Sento, mi parlano di angeli. Ok, andiamo avanti, vediamo che altre carte ci sono per voi. Allora, abbiamo un 4 di pentacoli al contrario e un 3 di bastoni. 4 di pentacoli al contrario mi parla di un non attaccamento. Probabilmente qualcuno si è staccato da una realtà, da un tipo di idea. Qui c'era il viaggio, L'8 di pentacoli per molti può rappresentare quello che è un viaggio di tipo fisico, un distacco di tipo fisico, ed è per quello che magari c'è questa torre, perché c'è il crollo di questi equilibri, di queste sicurezze magari, ok? Il 3 di bastoni, anche questa è una carta che parla di viaggio, parla di quello che è il raggiungimento di porti lontani, se vogliamo. Avete molti riferimenti all'acqua, perché anche qui avete il mare. Per qualcuno si tratta di spostarsi, di proprio muoversi, verso un posto dove c'è acqua, verso un posto dove c'è il mare. Terminiamo poi con la carta degli amanti e un asso di pentacoli e direi che è un bel fine stesa, nel senso che comunque la carta degli amanti, per qualcuno può essere che si trovi quello che è l'amore una volta effettuato questo viaggio, ok? Una volta effettuato questo tipo di distacco, questo tipo di percorso interiore, anche se vogliamo, si arriva a quello che è una sorta di armonia e ripeto, per qualcuno gli amanti potrebbe rappresentare una nuova relazione o anche un nuovo modo di amare se stessi. E poi terminiamo con un bellissimo asso di denari che parla di quello che è un inizio di tipo concreto, un inizio che arriva anche dal cielo per qualcuno, ok? Perché comunque vi posso dire che avendo il papa, avendo la temperanza e questo asso di denari, c'è qualcuno da lassù che vi sta aiutando, che vi sta dando una mano, eh. Ok, andiamo a vedere il papa per piacere, grazie. Allora, abbiamo un cavaliere di coppe e la carta dell'eremita che ha la stessa energia dell'otto di coppe. Allora, il cavaliere di coppe qui rappresenta una persona, che viene a fare un qualche tipo di offerta, che viene a fare un qualche tipo di proposta, che viene a parlarvi comunque di, qualche tema, di qualche cosa. Avendo anche il Papa, potrebbe parlare proprio di quello che è una proposta di matrimonio, Quindi ecco il cambio di quelli che sono gli equilibri. Ehm la torre normalmente, diciamo che porta dei cambi drastici e non proprio sereni. Quindi per qualcuno potrebbe rappresentare il fatto che, ci sia comunque la decisione di proseguire da soli, di fare quello che è il proprio viaggio interiore, il proprio viaggio, diciamo così, da soli ed è per quello che c'è qui anche questo 8 di coppe. Quindi può essere vista in entrambi i casi, in entrambi i modi, diciamo. Può essere visto o come la fine di un qualche tipo di rapporto ufficializzato, di un qualche tipo di contratto magari lavorativo, di un qualche tipo di riconoscimento. Teniamo presente che comunque il Papa, raffigura anche un po' la società, quindi quello che pensa la gente. E qui sento che c'è qualcuno che sta prendendo, una strada diversa. Andiamo a vedere l'8 di coppe. Ok, allora l'8 di coppe è spiegato da un 10 di coppe e da un 4 di bastoni. Interessante, sembra proprio che qui qualcuno si voglia allontanare dalla famiglia, perché il 10 di coppe è la carta che parla dell'unione felice,
a livello di famiglia, di un gruppo felice comunque, se fosse per voi una stesa di lavoro. E il 4 di bastoni parla di quello che è una stabilità, una firma anche di un contratto, quindi c'è qualcuno qua che si sta allontanando da un gruppo, si sta allontanando da un dogma della società, si sta c'è una sorta di rielaborazione, nel profondo sento. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli per piacere, grazie. Okay. Abbiamo la regina di scusate, di bastoni e al contrario, e un asso di bastoni. Credo che qui qualcuno si stia aspettando un movimento da parte di una persona esterna. Abbiamo questa regina di bastoni. Ehm, potrebbe fare riferimento a una persona che è vicino a voi, o potrebbe anche fare riferimento alla vostra energia. Nel senso che magari in questo momento vi sentite di dare, state comunque facendo qualche cosa, come dice 6 di pentacoli, ma avendo la regina di bastoni al contrario, sento che per qualcuno non si sente completamente nel pieno potere personale di fare quello che si sente per certi versi, ed è un po' per quello che c'è bisogno probabilmente di allontanarsi, di fare questo viaggio. Andiamo a vedere la temperanza, vediamo se ci dicono che cosa dovete mettere in equilibrio. Ancora una carta, ok. Allora, abbiamo il fante di pentacoli al contrario, la carta del diavolo, la stella e il 4 di pentacoli. Qui c'è qualcuno che non si sta dedicando a se stesso. Sento che c'è qualcuno che ha bisogno di ritrovare un pochettino la speranza, ha bisogno un attimino di ritrovare quello che è la dedizione anche a se stessi, il fatto di prendersi cura in modo, diciamo così, fisico di quello che è la propria persona, di quelli che sono anche i propri desideri, le proprie volontà. Ehm, Abbiamo un diavolo, okay, sicuramente avendo anche la torre non è un momento semplice, c'è qualche cosa comunque da riequilibrare. Probabilmente per qualcuno vedendo anche questa carta, il mare e il diavolo, è come se ci fosse qualche sentimento, qualche emozione profonda che bisogna riequilibrare perché non sta portando, diciamo così, sulla retta via. Andiamo a vedere questo 4 di pentacoli, ce l'avevate anche qui, è girato al contrario. Abbiamo la forza per spiegare il 4 di pentacoli e vediamo che altra carta mi danno. Sì, qui manca il coraggio di staccarsi a livello pratico, a livello fisico. Guardate, c'è anche un 6 di coppe e un re di pentacoli. Sento che c'è qualcuno che fa fatica a staccarsi da questo re di pentacoli, perché comunque abbiamo un 6 di coppe. Probabilmente può essere che sia una relazione che sia lavorativa o che sia romantica, magari è una relazione di lunga data e per qualcuno si fa fatica all'idea di staccarsi, ma non necessariamente quando ci si separa ci si allontana, nel senso magari poi il rapporto, la relazione in sé migliora. Molte volte succede così. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un 7 di pentacoli e il re di spade al contrario. Sì, probabilmente una volta che avete fatto questo viaggio, una volta che avete preso, diciamo così, questa distanza, è solo questione di aspettare di far chiarezza mentale, perché comunque il re di spade parla al contrario, parla di quello che è una sorta di, confusione mentale. Certe volte parla anche di manipolazione ed essendoci anche comunque il diavolo potrebbe risuonare per qualcuno. Però in questo caso sento che, ehm, è come se aveste bisogno per certi versi di ripulire questa energia ed è per quello che avete bisogno di fare questo viaggio in solitaria. Avete anche l'eremita qui. Andiamo a vedere allora la carta degli amanti è spiegata dal mondo e dal sole. Wow, come finiamo bene, amici del Sagittario.
Quindi io credo che si tratti proprio solo di fare questo allontanamento, che sia fisico, con un viaggio fisico, che sia un allontanamento emotivo, che sia un prendere le distanze da un qualche tipo di credenza o di ideologia. Sicuramente questo vi aiuta ad arrivare a quello che è gli amanti, che è una carta di equilibrio. Abbiamo anche la carta del mondo, la carta del sole, che sono carte comunque di cambiamento, sono carte di compimento, di crescita. Per qualcuno si potrebbe fare riferimento ai figli, okay? Ehm, Guardate, in realtà anche se avete la torre in apertura non è poi così una brutta lettura, anzi, cioè, vedo comunque che ci sono delle energie forse sì un po' bloccatine con quello che è questo diavolo, però comunque la stesa finisce molto bene, si va verso, carte di pura energia. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Abbiamo un 5 di spade e un 5 di bastoni al contrario. Sì, si va verso questo nuovo inizio, verso la fine dei conflitti, verso quello che è una nuova chiarezza mentale sento. Magari ci saranno delle discussioni perché, giustamente quando si affrontano dei cambi comunque ci si deve confrontare, però guardate, la stesa finisce molto bene. Ripeto, c'è questo nuovo inizio, magari privo di quelle che prima erano le discussioni, i battibecchi, è come aver trovato un nuovo equilibrio, è come essere rinati. Io vedo che in questa zona della lettura riuscirete ad esprimere la vostra essenza, la vostra gioia, la vostra genuinità. Il mondo e il sole sono 2 carte bellissime, poi sono venuta per spiegare gli amanti, quindi nuovo ciclo, rinascita, bellissime. Bene, andiamo a vedere con Osho il conscio e l'inconscio. Io intanto ne approfitto per comunicare che finalmente ho un numero di telefono per fare le consulenze telefoniche. Scusate. Quindi l'agenda di maggio è già aperta e se voleste prenotare una consulenza telefonica con me, scrivetemi pure un'email e vi spiego come funziona. Bene, 2 carte per piacere, grazie per gli amici del Sagittario. Ok. Il matto, nuovi inizi, chiusura di cicli e apertura di cicli. E anche qui avevate il mondo, chiusura di ciclo, apertura del ciclo, e il 10 di coppe, armonia. Beh, bellissime carte. Il matto, qualcosa vi dice, questo è il conscio, quindi qualcosa vi dice che dovete fare il salto. Dovete buttarvi giù da questa torre o buttare giù quell'idea, quella persona, quella relazione o quel progetto dalla torre. C'è bisogno di andare avanti, di sperimentare nuove avventure, ma soprattutto avete bisogno di ritrovare, io credo, quello che è un po' il sentimento genuino, pulito, puro, che vediamo in questa zona della lettura. O perlomeno siete diretti lì. L'inconscio, abbiamo l'armonia. Allora, è un 10 di coppe, è una carta di forte compimento. La carta è rappresentata da una luce, diciamo così, che esce dal cuore e rientra poi sono dei delfini in realtà, che rientrano poi nel terzo occhio, nel sesto chakra. È un po' come se dicessero ci deve essere armonia tra quello che si pensa e quello che si prova, ok? O quello che si pensa, quello che si dice, quello che si vuole con il cuore. Coerenza fondamentalmente. Ed è forse la cosa di cui voi non vi rendete conto, però in realtà siete in piena armonia con voi stessi, nonostante magari nell'apparenza il periodo sia, diciamo così, non prometta bene, ok? Quello che sento è che con questa carta state imparando ad avere una maggiore potere personale, una maggiore concretezza, una maggiore stabilità in quello che è il vostro volere, in quello che è la vostra profondità. È come se, questo eremita, l'8 di coppe, vi permettessero di andare nel profondo, di capire quello che è la vostra verità, quello che volete voi, di lasciare andare tutto quello che è questo periodo qui di paure, di incertezze, di trovare quello che è la forza di volontà per fare il salto, per arrivare verso quello che è la fine della stesa, che sono carte bellissime, che è l'espressione della propria essenza. Wow, amici del Sagittario. Ancora una carta, un consiglio finale da parte delle fatine. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, condividere o commentare. Ok, la torre è caduta.
Okay. Ehm, Stare insieme sarebbe. Qua questa carta vi dice che, dovete lavorare con un team, dovete lavorare in gruppo, ma in gruppo non vuol dire con più persone. Qui intende con gli angeli, qui intende con le forze superiori. Qui quello che mi verrebbe da consigliarvi è la legge di manifestazione, la legge di attrazione, di lavorare con più cose diversamente nello stesso tempo per riuscire a fare questo tipo di percorso e questo tipo di progresso. Okay, magari non è solo una tecnica, come come dico sempre io, a me piace usare le terapie d'Hurton, cioè una volta che, ho capito che cosa voglio cambiare, uso tutte le tecniche che conosco per andare a lavorare su quella cosa lì, perché mi dico: "Una o più di una, cioè tra tutte, qualcosa funzionerà". Bene cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.